La lettura lunga. Io sono Joe. E io Emma. Oggi le scarpe sono già davanti alla porta. Il problema è che il divano è più bravo a farsi desiderare. Mi sento vista. Ieri sera erano le 9:10. Io ero in piedi nel corridoio. Una scena elegante. Molto. Davanti a me c'erano le scarpe da ginnastica. Le avevo messe lì apposta, belle visibili. E fin qui bene. Poi ho girato la testa. Sul divano c'era la coperta. Sul telefono c'era una serie con quella scritta terribile. Continuo a guardare. Ho guardato le scarpe, ho guardato il divano e nella mia testa ho detto 5 minuti e poi esco. Fammi indovinare. 47 minuti dopo ero ancora sotto la coperta. Le scarpe? Le scarpe mi guardavano dalla porta come due piccoli testimoni del mio fallimento. Ok, questa è una scena perfetta per la seconda legge. Perché la prima non ha funzionato. Le scarpe erano evidenti. Esatto. Il problema non era vedere la camminata. Il problema era desiderarla. Lascia che ti racconti una cosa. Per anni ho avuto un tapis roulant in casa. Questa non la sapevo. Perché mi vergognavo a dirla? Era in camera degli ospiti, piegato, appoggiato al muro, con sopra una pila di scatole. Ogni gennaio lo liberavo. Ogni febbraio tornava a essere un mobile. Un classico. Il punto è che era evidente. Lo vedevo ogni volta che entravo in quella stanza. Non potevo dire, me ne sono dimenticato. Era grande, nero, enorme. Sembrava un animale addormentato. Quindi il segnale c'era. C'era. Ma il tapis roulant mi prometteva una cosa lontana. Forse tra 3 mesi starai meglio. Forse dormirai meglio. Forse il medico sarà contento. Il divano invece mi prometteva una cosa immediata. Siediti adesso, riposati adesso, guarda qualcosa. Il divano è molto bravo. Il divano ha un reparto marketing interno. Questa la sento. Poi una sera ho fatto una cosa un po' ridicola. C'era una serie poliziesca che volevo guardare. Una di quelle con episodi corti, cliffhanger alla fine, musica drammatica. Quelle pericolose. Pericolosissime. Mi sono dato una regola. Posso guardarla solo camminando sul tapis roulant. Ah, Non prima, non dopo, non sul divano, solo lì. All'inizio mi sembrava una truffa con me stesso. e invece? La prima sera ho camminato 22 minuti. Non perché fossi disciplinato, perché volevo sapere chi aveva nascosto la valigetta. Joe, Lo so, non è una storia nobile. però è vera. Verissima. La seconda sera ho pensato, quasi quasi vado sul tapis roulant. Non ho pensato, devo fare cardio. Ho pensato, voglio il prossimo episodio. Quindi hai messo un desiderio sopra un dovere. Sì, ho reso la camminata più attraente. Non facile, non evidente, attraente. E ha funzionato? Per 6 settimane. Poi ho finito la serie e ho dovuto trovarne un'altra. Quindi la salute dipendeva dalla sceneggiatura. In quel periodo, un po' sì. Mi fa ridere, ma mi fa anche pensare. Perché io ho provato una cosa simile, ma fatta male. Racconta. 2 mesi fa volevo fare stretching la sera. Ho comprato un tappetino bellissimo, verde salvia. L'ho messo in salotto, vicino alla libreria. Molto estetico. Già sento il problema. Ho anche creato una playlist chiamata Stretching Dolce, solo che era troppo dolce, sembrava musica da spa triste. Dopo 3 sere mi dava fastidio. Quindi avevi reso evidente il tappetino, ma il momento non ti chiamava. Esatto, il tappetino era lì, la musica era lì, ma dentro di me era tutto. Devo farlo, devo farlo, devo farlo. Nessuna parte diceva, che bello, arrivo. Questo è utile. Non basta aggiungere un oggetto bello. Deve esserci una ricompensa che senti davvero. Non una ricompensa teorica. Non una ricompensa teorica. Aspetta, ma questa cosa mi mette un po' a disagio. Sembra quasi che ci dobbiamo manipolare. Capisco. Però pensaci un secondo prima di rispondere. Ti stai già manipolando. Solo che spesso lo fanno gli oggetti intorno a te. In che senso? Il telefono sul tavolo non dice aprimi per perdere 20 minuti. Dice guarda, c'è qualcosa di nuovo. Il divano non dice resta qui e salta la camminata. Dice riposati, te lo meriti. La serie non dice domani sarai più stanca. Dice guarda ancora 5 minuti. Le cattive abitudini sono gentili all'inizio.
Esatto, ti promettono una ricompensa subito, non tra 3 mesi. Non quando sarai una persona migliore, subito. E le buone abitudini, invece, sembrano fatture da pagare. Spesso sì, la camminata promette, forse dormirai meglio, la palestra promette, tra mesi vedrai risultati, studiare italiano promette, un giorno parlerai più fluente, tutto vero, ma lontano. Mentre il telefono promette adesso. Il telefono promette adesso. Per questo Clear parla della seconda legge, rendi attraente. Se una buona abitudine sembra solo dovere, parte in salita. Non perché sei debole, perché sta competendo contro cose progettate per vincere. Quindi la domanda è, cosa promette questa abitudine prima ancora che io inizi? Sì, e anche, quanto è vicina quella promessa? Se la promessa è lontana, il cervello la tratta come una cartolina da un paese che forse visiterai. Bella, ma non urgente. Mentre il divano è qui Il divano è qui, con la coperta già aperta. e la serie dice premi play e ti do subito qualcosa. Esatto! Una buona abitudine deve avere almeno un piccolo subito. Non tutto il premio, ma un assaggio. Quindi non basta rendere visibile la scarpa. No, la scarpa vicino alla porta ti dice cammina. Il divano ti dice vieni qui, ho calore, telefono, coperta, zero vento, zero fatica. Visto così, la scarpa perde malissimo. Se la lasci da sola, sì. Una buona abitudine non perde sempre per fatica. A volte perde per marketing. Questa me la segno. E qui entra una cosa importante. Non devi rendere la vita triste per diventare una persona migliore. Meno male. Molte persone pensano, se voglio cambiare devo togliere tutto quello che mi piace. Niente serie, niente caffè, niente musica, niente comfort, solo forza di volontà. Io resisto 2 giorni. Anch'io. Ma il punto non è togliere piacere. Il punto è usare il piacere come materiale di costruzione. Cioè, Prendi qualcosa che già desideri e lo leghi a qualcosa che vuoi fare. Non per corromperti, ma per dare alla buona abitudine una ricompensa più vicina. tipo tu con la serie e il tapis roulant. Esatto. In inglese spesso si chiama temptation bundling, unire una tentazione a un'abitudine utile. Puoi ascoltare quel podcast leggero solo mentre cammini. Puoi bere il cappuccino speciale solo dopo aver studiato 20 minuti. Puoi chiamare l'amica solo mentre si sta. Aspetta, ma non rischia di diventare una trattativa da bambini? Se fai il bravo, ricevi il premio. Se lo fai con disprezzo per te stesso, sì. Se invece lo fai con intelligenza, no. Non stai dicendo sono pigra, devo ingannarmi. Stai dicendo sono umana, quindi progetto un percorso che tenga conto del desiderio. Questa differenza mi piace. Posso fare una confessione? Vai. Io ieri non volevo davvero la serie, cioè, volevo guardarla, sì. Però più di tutto volevo quella sensazione di fine giornata, coperta, luce bassa, nessuno che mi chiede niente. Questo è importante. La camminata invece nella mia testa era vento, scarpe, chiavi, ascensore, strada buia, magari incontro qualcuno, magari devo salutare. Sembrava una lista di piccoli fastidi. Quindi non era solo serie contro camminata, era rituale piacevole contro compito freddo. Sì, il divano aveva una scena, la camminata aveva un ordine. Il divano aveva una scena. Questa è una frase forte. E forse io ho progettato male la camminata. Ho reso evidenti le scarpe, ma non ho reso attraente il momento. Esatto. Allora, la domanda non è come mi obbligo a uscire. La domanda è come faccio a rendere l'uscita una scena in cui voglio entrare. Emma, questa è l'intuizione. Mamma mia, mi sembra semplice, ma mi cambia il tono interno. Perché non parti più da devo punirmi, parti da come costruisco una cosa che mi chiama. Però c'è una parte di me che dice, ma se la rendo piacevole, vale meno. Ah, eccola. No, davvero. Come se una cosa buona dovesse essere un po' amara. Se mi piace, sembra meno virtuosa. Questa è una trappola molto comune. Pensiamo che la difficoltà sia una prova di valore, ma non sempre. A volte la difficoltà è solo attrito inutile. Quindi se cammino ascoltando una storia che mi piace, non sto barando. No, stai aumentando le probabilità di ripetere il gesto. E se studio italiano con un quaderno bello, una penna che mi piace, un tè caldo, non sto facendo scena. Stai rendendo il momento più desiderabile.
E se preparo le verdure ascoltando musica, non sto coprendo la fatica. Stai dando alla fatica un contesto migliore. Mi viene in mente una cosa. Le abitudini cattive spesso hanno già tutto questo. La confezione delle patatine è colorata. La serie parte da sola. Il telefono vibra. Il dolce è sul bancone, non in una scatola grigia con scritto conseguenze future. Esatto. Le cattive abitudini hanno spesso un packaging molto migliore. E noi pretendiamo che le buone abitudini vincano nude, fredde, senza musica. Sì. E ci stupiamo se perdono. Questo mi fa un po' arrabbiare, ma in modo utile. Bene. Allora, oggi non voglio chiedermi perché non ho abbastanza disciplina. Voglio chiedermi perché questa cosa buona è così poco invitante. Questa è la domanda pratica dell'episodio. E vale anche per l'italiano, sai? Dimmi! Quando studiavo da sola, aprivo il quaderno e vedevo solo esercizi. Verbi, spazi vuoti, frasi da completare. Mi sembrava tutto corretto, ma freddo. E quando funzionava? Quando leggevo un dialogo che mi faceva sorridere. O quando mi preparavo un caffè e mi dicevo faccio 10 minuti, poi mando una frase vocale a un'amica. Non era solo grammatica, c'era una piccola scena. Quindi anche lo studio aveva bisogno di essere attraente. Sì, non più facile nel senso di meno serio, più vivo. Questa è una buona distinzione. Attraente non vuol dire superficiale. Vuol dire che il momento ha una ragione emotiva per cominciare. Una ragione che arriva prima del risultato. Esatto. Prima del risultato. Facciamola sulla tua camminata. Ok. Prima domanda. Qual è la parte attraente che già esiste, ma non hai collegato? Mi piacciono gli audiolibri leggeri, quelli un po' misteriosi, ma non troppo pesanti. Perfetto. Seconda domanda. Puoi ascoltarli sempre? Sì, troppo. Li ascolto anche mentre cucino, mentre sistemo, mentre faccio finta di rispondere agli email. Allora non sono abbastanza speciali. Ah, Se vuoi usarli per la camminata, devi creare una regola chiara. Quel tipo di audiolibro solo fuori casa, camminando. solo camminando. Sì, non per sempre, magari per 2 settimane. Così la camminata smette di essere devo uscire e diventa posso ascoltare il prossimo capitolo. E devo scegliere qualcosa che voglio davvero, non una cosa sana che fingo mi piaccia. Esatto. Se scegli un audio educativo che ti sembra un compito, hai solo messo un compito sopra un altro compito. Quindi niente podcast su come diventare più efficiente mentre cerco di camminare per rilassarmi. Almeno non stasera. Mi piace. Però se piove. Piano B, stessa regola, ma in casa, 10 minuti di camminata sul posto, o scale o ordine leggero, sempre con l'audio. L'importante è non rompere l'associazione. Quindi il piacere è legato al movimento, non al meteo. Esatto. Terza domanda. Come rendi il momento più bello prima ancora di iniziare? Mhm. Potrei preparare una felpa comoda, non quella vecchia che uso per pulire, una felpa che mi fa sentire bene. Ottimo. E potrei scegliere un percorso breve, sempre lo stesso, con una strada illuminata. Non devo decidere ogni volta dove andare. Questo aiuta anche la prima legge. Evidente e attraente lavorano insieme. Scarpe alla porta, felpa pronta, audio riservato alla camminata, percorso già deciso. Sembra quasi un appuntamento. Esatto. Non una punizione. Un appuntamento con una versione di te che ha voglia di uscire. Gio, questa frase è un po' troppo bella, ma la prendo. Prendila pure. Posso dirla in modo più mio. Certo. Stasera non devo convincermi a fare la brava. Devo preparare una scena in cui è più facile dire dai, usciamo. Molto meglio. E se dopo 5 minuti voglio tornare? Torni. L'obiettivo delle prime sere non è fare l'allenamento perfetto, è costruire desiderio attorno all'inizio. 5 minuti fatti bene valgono più di 40 minuti fatti come una condanna. Questa è liberatoria. E ricordati una cosa, l'abitudine che ripeti è quella che il tuo cervello si aspetta con meno resistenza. Se ogni volta la associa a fatica pura, il cervello impara a evitarla. Se la associa a qualcosa di piacevole, almeno apre la porta. Non garantisce che esco. No, ma aumenta la probabilità. E all'inizio è questo che vogliamo. Allora, stasera faccio così. Scarpe alla porta, come ieri, però aggiungo la felpa blu, quella bella, scelgo il percorso corto e scarico il prossimo capitolo dell'audiolibro. E la regola?
Lo ascolto solo camminando, non sul divano, non in cucina, non mentre fingo di sistemare la posta. Perfetto. Mi fa ridere perché all'inizio pensavo, devo essere più disciplinata. Adesso penso, devo smettere di rendere le cose buone così poco invitanti. Questa è la seconda legge. Rendi attraente. Sì, e domani faremo un altro passo. Perché a volte una cosa è evidente e anche attraente, ma resta comunque troppo complicata da iniziare. Lì entra la terza legge. Rendi facile. Quindi domani parliamo della parte in cui io preparo tutto e poi mi perdo nei dettagli. Esattamente. Stasera non esco perché devo, esco per sapere cosa succede nel prossimo capitolo. Questa era la lettura lunga. Stesso posto, stessa ora.